Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Ok, abbiamo due carte. Abbiamo il Papa e la Luna, ragazzi. Il Papa devo dire che è una carta che parla di prese di consapevolezza, di anche canalizzazioni, perché è colui che traduce i messaggi dall'alto. Ehm, Parla anche di contratti, parla di società, di tutto quello che riguarda le tradizioni. E ragazzi, avendo la carta della luna, ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche questione di vecchia data che potrebbe venire a galla e diciamo che potrebbe essere regolarizzata in questo periodo. Quando c'è la luna si parla anche di sogni, quindi chi lo sa, potrebbe essere un sogno che piano piano prende forma, che viene, come dire, canalizzato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o volesse semplicemente completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche altri link utili ad altri video e per l'indirizzo email, ragazzi, ho fatto questa fantastica slide dove potete fare lo screenshot, così è più facile per tutti trovarlo. Ok, allora cominciamo ragazzi con la carta della stella al contrario e il 9 di pentacoli al contrario. E la carta della stella al contrario ho come la sensazione che indichi il fatto che siete un po', diciamo, disillusi per quello che riguarda un eventuale sogno. Vi ricordo che qui c'era la luna. Quindi ho come la sensazione che manchi un po' di speranza in quello che potrebbe essere una situazione o una relazione, ok? E quando c'è anche la carta del... Siccome qui abbiamo una carta notturna che è la luna e una carta di canalizzazione, e la stella ha anche una carta di canalizzazione molte volte, no? Parla del destino, di contemplare anche un po' le stelle e parla di speranza. Essendo appunto girata al contrario, ho come l'idea che non nutriate più tanta speranza per quello che riguarda un sogno, o come se non aveste idee geniali, una cosa di questo genere. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Abbiamo poi anche il 9 di pentacoli al contrario. E qui, ragazzi, o è una questione di amor proprio o è una questione di qualche sorta di dipendenza, anche a livello proprio economico, o magari è un lavoro dipendente che vi impedisce di guardare in avanti ed è per quello che la stella è il contrario. Mm. Vi dirò, abbiamo poi anche un cavaliere di coppe, il fante di spade, il 10 di denari, il 5 di coppe, manca una carta, adesso la tiro fuori. Il cavaliere di coppe può far riferimento a una persona, ragazzi, che secondo me conoscete già. Ricordo che c'è la luna. Può essere qualcuno con il quale o la quale abbiate già avuto un legame, considerato che c'è il Papa. È una persona che comunque alla quale state pensando, potrebbe essere l'oggetto del vostro sogno. Se non è una persona di tipo fisico, è un atteggiamento, un'offerta, una proposta che per molte persone siete voi a voler fare.
altri invece la stanno aspettando. Allora, abbiamo poi anche il Fante di Spade. Il Fante di Spade è una carta che parla di una forte ideologia, ma è anche una carta che parla di una sorta di controllo. Ehm, Quando è troppo, diciamo, sollecitata come energia, può sfociare in quello che è un controllo. E qui sento che la cosa eh, può essere controllata di più in questo senso. Mm? È un monitorare, sento, la situazione. Tenete presente che può anche far riferimento a una persona e se per esempio fosse un figlio, può essere l'oggetto della vostra dipendenza, dove magari voi non riuscite a muovervi come volete perché appunto dovete dare priorità ai figli, ecco. Può anche essere visto in questo senso. Abbiamo poi anche un 10 di denari e direi ragazzi che il 10 di denari è una bella carta perché parla di contratti, quindi se non avete un lavoro potreste iniziare a far parte di una grossa azienda, di una grossa ditta. Ehm, è come se fosse la famiglia allargata per capirci, quindi parla sempre di grossi gruppi. Vi dirò, in realtà non è che stiate male, ma è come se vi mancasse la vostra indipendenza o a livello relazionale o a livello di società, di famiglia, cioè come se viveste in un gruppo armonico di persone, però vi manca la vostra metà, mi viene da dire. E se siete già in coppia, è come se vi mancasse una reale connessione con il o la partner. Ok, andiamo poi avanti con un 5 di coppe e la regina di bastoni. Allora, qui ragazzi ho come la sensazione che questo 5 di coppe sia riferito alla stella al contrario, perché è una carta che ci parla di un'occasione che è stata persa. E qui, avendo la stella al contrario, tranquillamente può essere l'occasione persa, quel sogno che non si è stati in grado di seguire o inseguire. E poi abbiamo la regina di bastoni. Io qui credo che faccia riferimento all'attitudine che potreste prendere. La regina di bastoni è una di quelle, ehm, diciamo, energie un po' da prima donna, per capirci. Le piace stare al centro dell'attenzione, le piace, insomma, essere circondata di persone, far festa, essere allegra, le piace parlare tanto con tanta gente, quindi è un po' come il apritevi, ho come la sensazione che voglia dirvi questo, in questo nuovo gruppo, se dovesse essere nuovo, però voi avete la possibilità comunque di aprirvi e di essere le regine di questo gruppo, sento. Per qualcuno fa anche riferimento a una persona nello specifico. ehm, Andiamo a vederlo adesso con i mini tarocchi. Andiamo a vedere. Allora, fatemi vedere la stella al contrario. Abbiamo il cavaliere di spade al contrario. E il re di pentacoli. Sì, di nuovo, come la sensazione che ci sia un obiettivo che voi fate fatica a raggiungere o non siete abbastanza determinati per raggiungerlo. Andiamo a vedere il 10 di denari. Già uscite due, tre. Allora abbiamo un re di bastoni, qui c'era la regina di bastoni, abbiamo un 9 di coppe, un 9 di bastoni e un 4 di coppe. Ho come la sensazione che siate appagati di quello che avete, ma anche qui vi manca qualche cosa, no? Il 4 di coppe è l'occasione che non si vede e il 5 di coppe è il piangere sull'occasione persa. Quindi siete in una perché avete 9 di pentacoli, 9 di coppe e 9 di bastoni. Ho come la sensazione che manchi la concretezza in questo tipo di situazione o di relazione. Perché il 9 di coppe in realtà è una carta di forte appagamento emotivo, ma il 9 di bastoni indica che non siete ancora del tutto rilassati. Fatemi vedere il cavaliere. Ok. Torre al contrario, fante di pentacoli al contrario e 2 di pentacoli. Guardate, potrebbe essere che quello che vi aspettavate da questa persona in realtà
non è arrivato così come ve lo aspettavate, o meglio, è un po' come se l'attenzione di questa persona potrebbe anche essere una relazione lavorativa, magari un cliente, magari, cioè non è detto che perché è un cavaliere di coppe deve essere una questione di tipo romantico, ok? Semplicemente la situazione che state vivendo, se state aspettando appunto questo tipo di offerta, o se siete voi anche, avevo detto, che volete fare questo tipo di offerte, è come se non foste tanto focalizzati. State ancora valutando, ci sono delle cose che ancora, secondo me, è il caso di lasciare indietro. Andiamo a vedere il Fante di Spade. Ho come l'impressione che qui ci siano più energie. Una di queste è molto anche arrogante, frettolosa, diciamo che un po' spinge. Potreste anche essere voi, vi dirò. Ed ha senso perché avendo il Fante di Spade in posizione centrale, sento che c'è una sorta mm, di ipercontrollo, diciamo, tossico, mentre invece dovrebbe essere un monitoraggio sano, ecco. E perché vi dico questo? Perché avete un sacco di carte di spade, voi pensate a riuscire, al successo, pensate al riconoscimento con la carta del Papa, però in realtà vedete la situazione è più brutta di quello che è, siete abbastanza giù di vibrazioni, mi verrebbe da dire, con questo 9 di spade e con l'8 di spade. E probabilmente è dovuto a esperienze passate, siete un attimino, mm, siete in allerta e è come se non vi fidaste di qualcuno o di qualcosa. Andiamo a vedere il 10 di denari, perché poi il 10 di denari in realtà è una bella carta. 3 di spade e 7 di coppe. Guardate, può anche essere che ci sia una persona all'interno della vostra famiglia che vi illuderà, perché qui il 7 di coppe molte volte parla di proiezioni, di illusioni. Giudizio 7 di spade. E qui appunto abbiamo 7 di spade, 3 di spade. Può essere che riceviate una notizia che vi lascerà un po' perplessi, diciamo così, nel senso che potrebbe esserci qualche tipo di verità o di disillusione da parte di un membro della vostra famiglia, della vostra comunità o del vostro gruppo di lavoro. Ci sono le cose che vengono a galla anche un po' con la luna, no? Sono paure, ma sono anche le proiezioni. Avete un 7 di coppe. Le proiezioni sono quello che vi aspettate voi dagli altri o come voi vedete la realtà senza magari avere tutte le informazioni in mano. Quindi diciamo valutate in modo avendo parte e non la totalità della verità. Quindi una verità a metà. Allora, il 5 di coppe è spiegato da un 5 di pentacoli al contrario e da un 4 di bastoni. Io credo che qui in quello che è questo contratto, quest'unione, ehm, quest'offerta, quello che è l'approccio, c'è qualche cosa che non vi convince, ragazzi. In realtà non c'è non c'è una stabilità concreta e anche qui lo si vedeva, era quello che vi dicevo. Ho come l'impressione che ci siano delle fuoriuscite di denaro un po' impreviste in questo periodo, quindi fate attenzione. Però ecco, la cosa interessante è che il 5 di coppe è una carta comunque di perdita, mentre il 4 di bastoni è una carta di festeggiamento. È come se da un lato si perdesse una cosa e dall'altro invece si festeggia qualcos'altro. Qui c'è una chiamata, considerato che c'è la luna e la carta del giudizio, può essere una persona che non vedete da tanto, può essere proprio un familiare che non vedete da tanto, magari questo tradimento, questa sofferenza è solo riportata alla luce dal fatto che la persona si faccia sentire. Però qui c'è da un lato come un dolce amaro, come vi spiego? È come se, ok, sono contento di vederti, però non riusciamo mai, insomma, a creare qualche cosa di bello insieme, sia che sia un lavoro, sia che sia una relazione o anche semplicemente un hobby, un'amicizia. Andiamo a vedere la regina di bastoni, la sacerdotessa al contrario, il diavolo al contrario e l'asso
di bastoni al contrario. Allora, come vi dicevo prima, la regina di bastoni è un po' la prima donna e qui vi consigliano in realtà di non fare nulla, di non fare niente, di osservare, mi viene da dire, che è una cosa che in questo momento non state tanto facendo, più che l'osservazione e l'ascolto di sé, perché c'è questo diavolo, c'è questa contaminazione, c'è questa sorta di ehm, impossibilità a muoversi, mi viene da dire, ma è dovuto al vostro modo di vedere le cose, al vostro modo di pensare. Vi ricordo che quando c'è il diavolo la schiavitù è sempre volontaria, non è mai obbligatoria, cioè è qualcuno che decide di stare in questa situazione. Può anche essere che all'interno della famiglia, ragazzi, ci sia una persona in particolare che, diciamo, mette un po' zizzania, che è un po' tossica e quindi questo crei dei sentimenti un po' di vuoto certe volte. Fatemi sapere come mi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Arcangelo Fanuel, e questo arcangelo parla di nuovi inizi e qui abbiamo la carta del 10 di pentacoli che è una chiusura cicli, inizio cicli, e l'asso che anche se comunque è girato al contrario c'è. Parla di speranza e di ottimismo e qui vi metterei queste due carte perché non sono proprio quelle che parlano di speranza e di ottimismo per voi, quindi cercate di fare uno switch mentale. E poi, ah, che bella questa carta numero 30. Questa carta vi invita a dare più peso alla gioia, alla felicità, alla ricchezza dell'anima piuttosto che alla ricchezza materiale. Ok? Perché credo che poi anche tutto questo sentimento, queste emozioni siano così perché voi vi sentite con poco, con scarsa indipendenza, scarso amor proprio, scarso valore anche. Anche se poi è una vostra sensazione, o magari qualcuno realmente non è indipendente a livello economico e quindi è un po' obbligato magari a stare in una determinata situazione, familiare magari. Ragazzi, quello che posso dirvi è di... Sì, quello che vi hanno detto le carte fondamentalmente. Cercate di apprezzare la ricchezza d'animo delle persone più che quello che appaiono poi. Mm? Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!